E se ti dicessi che oggi puoi creare un'azienda intera fatta solo di dipendenti e intelligenza artificiale che lavorano per te 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza straordinari, senza ferie e senza che tu debba controllarli uno per uno? Questo è Paperclip, uno strumento open source che su GitHub ha già superato le 46.000 stelle in meno di un mese. Oggi lo installiamo su una VPS con Docker e poi lo colleghiamo a N8N per creare automazioni che non hai mai visto. In questo video vediamo cos'è davvero Paperclip, pro e contro senza filtri, come installarlo in self-hosted su Hetzner tramite Docker e AA-Panel, come configurare i modelli Claude e OpenAI per tenere i costi sotto controllo e infine il pezzo che mi interessa di più, come collegarlo a N8N con l'API per costruire automazioni concrete con esempi pratici che puoi replicare subito. Se è la prima volta che arrivi su questo canale, mi chiamo Davide. Lavoro da oltre 15 anni nello sviluppo di soluzioni digitali e negli ultimi 5 mi sono specializzato in marketing automation e sviluppo di automazioni intelligenti. Ho sviluppato oltre 130 workflow e sono stato nominato ai Community Awards 2025 di N8N, con più di 500.000 visualizzazioni globali sui miei template. Quando parlo di questi strumenti, parlo di roba che ho testato e integrato nei processi aziendali. Ma ora torniamo al video. Paperclip non è l'ennesimo agent framework, non è un chatbot, non è un workflow builder con drag and drop. Paperclip è qualcosa di diverso, è un sistema di orchestrazione per aziende a zero dipendenti umani. Immagina di avere una dashboard dove puoi creare un organigramma aziendale completo. In cima ci sei tu, che agisci come il consiglio di amministrazione, e sotto di te c'è un CEO artificiale, che a sua volta può assumere un CTO, un responsabile marketing, un copywriter, un developer, eccetera, eccetera. Ogni agente ha un obiettivo ben definito, un budget mensile di token e un sistema di heartbeat, che è il meccanismo che li risveglia a intervalli regolari per continuare a lavorare sui loro task autonomamente. Tutto tracciato in una dashboard. Vedi i task, i costi per agente, le decisioni prese, le conversazioni tra agenti. Il tagline che usano è efficace. If OpenClaw is the employee, Paperclip is the company. Ossia, se OpenClaw è un impiegato, Paperclip è l'azienda intera. È completamente self-hosted e nessun account Paperclip richiesto. Ora vediamo in modo diretto i pro e i contro. Partiamo dai pro. Primo, è gratuito e open source. 46.000 stelle su GitHub in meno di un mese. La community sta crescendo molto velocemente. Secondo, il controllo del budget è reale. Ogni agente ha un limite mensile di token che deve rispettare. Quando lo raggiunge si ferma automaticamente. E tu ricevi un warning all'80% del budget. Questo è uno dei problemi più grandi nell'usare agenti AI in produzione, i costi che vanno fuori controllo. Paperclip lo risolve. Nessuna bolletta shock come è accaduto a molti usando per la prima volta OpenClaw. Terzo, la governance. Gli agenti non possono assumere altri agenti senza la tua approvazione esplicita come board. Non è un'autonomia cieca, tu sei sempre in controllo. Quarto, supporta qualsiasi runtime. Cloud Code, OpenClaw, Codex, ScriptPython, Shell, Webbook e qui entra in gioco anche N8N, ma ci arriviamo tra poco. Ora i contro. Primo, l'effetto telefono senza fili. Se hai un obiettivo complesso e la delega passa dal CEO al CTO al developer senza il tuo feedback continuo, la qualità del risultato tende a degradarsi. Paperclip eccelle nei task ben definiti e ripetitivi, non è però la soluzione ottimale per progetti creativi complessi che richiedono un giudizio umano continuo. Secondo, la sicurezza in locale. Se lo installi sulla tua macchina con permessi pieni, gli agenti potrebbero accedere ai tuoi file. Per questo la raccomandazione è installarlo sempre su una VPS isolata. Terzo, è molto giovane. È stato lanciato poche settimane fa, a marzo 2026. Ci sono sicuramente dei bug anche importanti che non sono ancora stati resi pubblici. Per l'installazione uso una VPS con AA-Panel e Docker già configurati. Se non hai ancora questa base, ho già un video dedicato sul canale che ti spiega come costruirla da zero. Ti lascio il link qui sopra e in descrizione. Assumo quindi che tu abbia già AA-Panel attivo, Docker installato e funzionante
e istanza NA10 e Postgres self-hosted già configurata. Partiamo. Prima cosa, apri il terminale della tua VPS e posizionati nella cartella Home. Creiamo quindi una cartella www all'interno della cartella Home e vi accediamo. Ora cloniamo la repository ufficiale di Paperclip con questo comando. Entriamo nella cartella Paperclip e copiamo il file env. Ora apriamo il file env. Le chiavi fondamentali che devi inserire sono la tua Anthropic API Key se vuoi usare Claude, oppure OpenAI API Key se preferisci GPT, o entrambi. Poi modifichiamo serve UI a true. In questo modo abilitiamo anche l'interfaccia grafica di Paperclip. Creiamo un database vuoto e inseriamo la stringa di connessione nella variabile d'ambiente database URL. Inoltre, per abilitare l'autenticazione ed impostare un dominio personalizzato a Paperclip, inseriamo queste 4 nuove variabili d'ambiente. Una volta impostato tutte queste variabili, salviamo il file.env. Dopodiché avviamo la build dell'immagine Docker. Ci metterà circa 5 minuti e dopodiché avviamo il comando docker run. Andiamo sul container appena creato e verifichiamo che la rete sia la stessa in cui abbiamo installato N8N e Postgres. Dopodiché avviamo il container, impostiamo il nostro dominio personalizzato e andiamo a creare un certificato SSL. Perfetto, ora torniamo all'interno della shell perché dobbiamo andare ad ottenere l'accesso admin. Entriamo quindi nel container e lanciamo il comando di onboarding. Seguiamo la procedura cliccando sempre su Yes e dopodiché l'autenticazione. Questo comando ha generato un URL di invito che dobbiamo usare per creare il nostro account board. Quindi lo copiamo, clicchiamo quindi su Sign in Create Account, inseriamo il nostro nome, la nostra email e la password e clicchiamo su Create Account. Accettiamo l'invito e ora la nostra istanza admin è configurata. Clicchiamo su Open Board. Bene, ora Paperclip è stato installato. Non ci resta solo che creare una nuova company. Quindi inseriamo il nome della company, clicchiamo su Next e ora creiamo il nostro agente SEO. Qua possiamo decidere se usare Cloud Code o Codex. Le API le abbiamo già caricate nel file env in precedenza. Scegliamo il modello di default, per esempio Cloud Sonnet, che è un po' più economico rispetto ad Opus, e clicchiamo su Next. Verrà generato un task iniziale di default, per ora ci va bene così, proseguiamo, e clicchiamo su Create and Open Issue. Bene, Paperclip è stato installato e qui siamo dentro. Quello che vedi davanti a te è la dashboard. Facciamo un tour rapido di tutto quello che trovi qui, perché l'interfaccia è uno di quei punti di forza di questo strumento e vale la pena capirla bene prima di mettere mano alle API. Partiamo dalla sidebar di sinistra. In alto vedi il nome dell'azienda che abbiamo appena creato. Nel nostro caso si chiama N3V Italia, ma ovviamente tu la chiami come vuoi. Questo è il tuo contesto aziendale, tutto quello che fai, tutti gli agenti che crei, tutti i task che assegni vivono dentro questa azienda. In parte al nome trovi tutte le voci principali. La dashboard è quella che è davanti adesso. L'inbox è il centro delle notifiche del board, cioè tuo. Quando un agente richiede un'approvazione, quando viene superato l'80% del budget, quando un task va in errore, tutto finisce qui dentro. Se c'è un numero accanto a inbox, significa che dentro ci sono delle cose che richiedono la tua attenzione. Le issue sono in sostanza i task. Ogni lavoro assegnato a un agente è tecnicamente un issue, con priorità
status e agente responsabile. Le routine sono ancora in beta, sono dei task ricorrenti. Immagina di voler fare un report settimanale automatico, tu configuri una routine e Paperclip la esegue in autonomia ad ogni ciclo. I goals sono gli obiettivi aziendali di alto livello. Per esempio, produrre 3 articoli di blog a settimana e il CEO agente costruisce la strategia per arrivarci. Sotto trovi i progetti. I progetti ti permettono di raggruppare gli issue per iniziativa. Poi c'è la sezione Agent, dove vedi tutti i tuoi dipendenti artificiali. In questo caso c'è solo il CEO, che è sempre il primo agente che viene creato. Dopodiché c'è la sezione Company, che è quella più interessante per la gestione operativa. Org ti mostra l'organigramma aziendale, vedrai la gerarchia, chi porta chi ha assunto chi, una struttura che cresce in modo organico man mano che il CEO assume dei nuovi agenti. Skills è la libreria di competenza che tu puoi dare agli agenti. Sono i file Markdown con delle istruzioni specifiche, tipo come gestire una campagna email, come scrivere in un certo stile, come analizzare i dati. Puoi importarli da GitHub con un URL e aggiornarle autonomamente. Cost è il pannello dei costi. Vedi la spesa per agente, per task e per progetto. Qui capisci esattamente dove vanno a finire i tuoi token. Nel mio caso vedi 0 perché l'istanza è fresca, appena costruita. In Activity invece vedi lo storico di tutte le azioni eseguite dai vari agenti. E infine su Settings con le impostazioni principali della company. Bene, ora passiamo alla parte più interessante. Paperclip espone una REST API completa sulla porta 3100. Puoi fare praticamente tutto da fuori: creare i task, assegnarli agli agenti, monitorare lo stato, monitorare il costo e ricevere delle notifiche via webhook quando un job viene completato. Per farlo in sicurezza è necessario creare un API key. Quindi andiamo all'interno dell'agente, spostiamoci sul tab Configuration, scorriamo fino a quando non troviamo la sezione API Keys. Lì scriviamo un nome e clicchiamo su Create. Copiamo la chiave generata e salviamola da qualche parte, in quanto verrà visualizzata solo una volta. Bene, ora possiamo passare a end-to-end. Innanzitutto creiamo un nuovo workflow e aggiungiamo un nodo HTTP. Nella sezione Authentication selezioniamo Generic Credential Type, poi Bearer Out ed infine andiamo a creare una nuova credenziale. Qui inseriamo la chiave API appena creata, rinominiamo la credenziale e clicchiamo su Save. Nel campo URL inseriamo questo endpoint e clicchiamo su Execute Step. Se vediamo l'output sulla destra, vuol dire che la chiamata è avvenuta con successo. Ora andiamo a creare degli esempi pratici. Esempio pratico numero 1. Creiamo un task per il copywriter da N8N. Il caso d'uso è semplice. Ogni volta che arriva una richiesta, come ad esempio un form compilato da un sito web, una richiesta di creazione articoli per il blog o un'email ricevuta da Gmail, N8N crea automaticamente un task, cioè un issue per Paperclip, che viene assegnato all'agente di competenza. Costruiamo quindi questo breve workflow. Configuriamo un webhook trigger dove abbiamo i seguenti parametri: argomento, lunghezza e tono. Per esempio, argomento, scrivere un articolo su N8N e automazioni AI, lunghezza 800 parole e tono professionale ma accessibile. Il primo nodo HTTP con questo endpoint ci serve per conoscere il company ID, mentre nel secondo nodo HTTP request viene creato la issue specifica, il task specifico che viene associato al company ID. Il secondo nodo HTTP request invece con il metodo post viene generata una nuova issue al company ID corrispondente. Il JSON che gli passiamo come body deve essere strutturato in questo modo, quindi con il titolo, la descrizione del task che andiamo a creare, prendendo gli elementi del webhook di partenza, e infine lo stato, in questo caso to do. Eseguiamo il nodo
ed ecco che ci verrà creato il nuovo task a cui viene associato l'ID, il company ID, il titolo, la descrizione, lo stato e tutti gli altri parametri. Torniamo sulla nostra dashboard, andiamo a vedere le issue e notiamo che effettivamente la nuova issue è stata creata. Con questi tre nodi, ogni volta che arriva una richiesta, Paperclip assegna automaticamente il lavoro all'agente senza nessuna azione manuale. Vediamo infine un ultimo esempio pratico, cioè monitorare lo stato di un task. Ogni volta che viene creato un task, vogliamo sapere quando l'agente ha finito di processarlo e possiamo farlo con un workflow di pooling su N8N. Il primo nodo è lo schedule trigger. Configuriamo il nodo in modo tale che venga eseguito ogni 5 minuti. Dopodiché, come prima, ricaviamo il nostro company ID e con questo endpoint andiamo a ricavare tutte le issue del nostro agente. In questo caso sono due, esattamente come viene indicato sulla nostra dashboard. Dopodiché inseriamo un nodo di loop per fare in modo che vengano processate una per una. Prendiamo quindi la issue specifica in base all'ID e con il nodo if verifichiamo se lo stato è completato oppure no. In questo caso lo stato è to do, quindi è ancora da processare. Se invece il task è nello stato completato, viene inviata un'email di notifica ad un account Gmail. E così il ciclo continua fino al prossimo ciclo di scheduling. Bene, facciamo un recap di quello che abbiamo visto. Abbiamo Paperclip installato su una VPS in self-hosted con controllo totale dei costi agente per agente. Abbiamo un'API key configurata su N8N per comunicare con Paperclip in modo sicuro. Abbiamo creato due semplici workflow da usare, come la creazione di un task via webhook e il monitoring via pooling e notifiche real-time da Paperclip verso N8N. Prima gestivi tutto manualmente o avevi agenti isolati senza coordinamento. Ora invece possiamo costruire un'azienda AI orchestrata. Ogni agente ha un obiettivo, un budget, un supervisore e tu sei il board. N8N è il canale di comunicazione tra il mondo esterno e la nostra prima azienda artificiale. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Paperclip è uno strumento giovane, ma la velocità di sviluppo è impressionante. C'è qualcosa di nuovo in questo approccio. Non più agenti isolati, ma un'intera organizzazione. Se hai domande, scrivele nei commenti. Se il video ti è stato utile, lascia un like, aiuta il canale a crescere e mi dice che questo tipo di contenuto ti piace. E se non sei ancora iscritto, fallo adesso e attiva la campanella, perché nei prossimi video andiamo avanti su questo ecosistema. Ci vediamo nel prossimo video.